Ciao ragazzi, oggi ricordiamo Mohammed Benaziza, detto Momo, grande campione di origini algerine che sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 suscitò scalpore prima per l'incredibile forma portata sui palchi di gara e in seguito nel 1992 per la tragica e improvvisa scomparsa a soli 33 anni a causa di un abuso di diuretici che i medici non furono in grado di trattare in modo adeguato. Ricordiamo che il piccolo Benaziza fu, insieme a Liheni, uno dei due soli atleti che riuscirono a sconfiggere Dorian Yates in una competizione professionistica. Sebbene alto solo 1,58 m, Mohammed riusciva ad imporsi sul palco di gara al fianco di atleti molto più alti e imponenti di lui, grazie ad un fisico estremamente massiccio e definito, che gli conferiva un look tridimensionale davvero impressionante. Lo sviluppo della sua schiena aveva uno spessore e un dettaglio incredibili, che divennero una fonte di ispirazione per lo stesso Dorian, allora ai primi passi nel mondo delle competizioni professionistiche. La sua abilità nell'arte della presentazione completava un pacchetto che aveva pochi rivali all'epoca e faceva di lui uno dei migliori jump killer di sempre. Lo ricordiamo sul palco a confronto con Lee Haney, Rich Gaspari, Lila Brada, Bob Paris, Gary Stridon, Mike Christian, Vince Taylor, Dorian Yates e tanti altri campionissimi. Lo stesso Dorian lo cita come una delle ragioni che lo spinsero a portare lo sviluppo della sua schiena ad un livello superiore, tanto che oggi viene ricordato come il possessore di una delle migliori schiene della storia del bodybuilding. La carriera agonistica di Momo è stata breve ma molto intensa. In soli 5 anni di competizione nelle file dei professionisti IFBB ha preso parte ad oltre 25 gare, conquistando 8 vittorie e numerosi podi nel circuito dei Grand Prix e nelle principali competizioni dell'epoca. Benaziza aveva un sogno e il bodybuilding era il mezzo con cui pensava che avrebbe potuto realizzarlo. Purtroppo il simpatico algerino, ma francese d'adozione, ha pagato un prezzo altissimo per essersi spinto oltre i limiti dell'umano. La sua vicenda è un grido di allarme sul pericolo legato all'abuso di diuretici, sostanze che possono provocare la morte improvvisa. La sua prematura scomparsa, avvenuta per arresto cardiaco il 4 ottobre 1992, poche ore dopo aver vinto il Grand Prix dell'Olanda IFBB, causò grande scalpore e sgomento all'epoca, inducendo diversi campioni, amici e rivali di Momo a ripensare il loro approccio alle gare e portandone alcuni, ricordiamo il canadese Steve Brisbois, a lasciare il mondo delle competizioni. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Mohammed Benaziza nasce nel 1959 in Algeria, ma ben presto la sua famiglia si trasferisce in Francia, dove Mohammed passa la sua adolescenza. Da ragazzino gioca a calcio e si avvicina al mondo della palestra e dell'allenamento con i pesi per migliorare la sua condizione atletica. Ben presto però Momo si appassiona al mondo del ferro ed è nel bodybuilding che trova la sua vera dimensione. Poco tempo dopo lascerà il campo da gioco per dedicarsi anima e cuore alla cultura fisica. Dopo gli iniziali successi in gare minori in campo nazionale, la sua carriera sportiva prende il volo a livello internazionale nel 1987. Momo ha 27 anni quando si aggiudica la prima posizione nella categoria pesi leggeri ai campionati del mondo dilettanti IFBB, guadagnando al contempo la Pro Card. La sua avventura sul circuito pro IFBB comincia nel 1988. Quell'anno sarà 11° al Mister Olympia e 8° al Grand Prix di Francia. Deve ancora fare esperienza e crescere parecchio per poter aspirare al podio nelle competizioni professionistiche, ma i risultati di gara sono incoraggianti, la voglia di lavorare non gli manca e tutto lascia presagire che risultati futuri ben più prestigiosi siano alla sua portata. Dopo un inizio un po' in sordina, la carriera di Momo si sviluppa su un'agenda molto intensa, piena di eventi. Nel 1989 prende parte a ben 8 gare, il Mister Olympia dove sarà quinto e 7 Grand Prix, nei quali pur non vincendo nessuna competizione conquisterà ben 3 podi, rispettivamente al Grand Prix della Finlandia e al Grand Prix della Germania dove sarà terzo, e al Grand Prix dell'Olanda dove si piazzerà al secondo posto dietro a Lila Brada, ad un soffio dalla vetta della classifica. È evidente che il fattore statura non è limitante per le sue performance di gara. Le giurie e il pubblico apprezzano il look massiccio, scolpito e granitico che Momo porta sul palco e l'appuntamento con il gradino più alto del podio è solo rimandato. Benaziza continua a crescere e con un anno di esperienza in più alle spalle, nel 1990 raggiunge l'apice della sua carriera. Con un peso sugli 87 kg, massicciamente distribuiti su di 1,58 m di statura, quell'anno prende parte a 7 competizioni, collezionando un palmarès da record, con 6 vittorie e un secondo posto che gli valsero il soprannome di Jump Killer. In particolare ricordiamo la vittoria alla Notte dei Campioni,
gara nella quale superò fra gli altri l'emergente Dorian Yates ai primi passi della sua carriera come pro, che fu secondo. Ricordiamo che in gara era presente anche il nostro grande Armando Defant, che si classificò 15°. Riguardo questa sconfitta ed esperienza, Dorian ricorda: Può sembrare strano adesso, ma quando ho gareggiato nella mia prima gara internazionale alla Notte dei Campioni del 1990 ho perso contro Mohammed Benaziza. La sua schiena era incredibilmente spessa, aveva un look tridimensionale che mi è rimasto impresso. Allora, quando sono tornato a casa, ho messo una sua foto sul frigorifero, ne ho messa un'altra in palestra. E ironicamente, più avanti nella mia carriera, sono diventato famoso come l'atleta con la migliore schiena. Il 1991 è un anno un po' interlocutorio per Benaziza, sbaglia un paio di preparazioni e sarà solo 11° all'Arnold Classic e nono all'Ironman Pro Invitational. Ma Momo è tutt'altro che demotivato, riparte alla grande nel 1992, conquistando uno splendido secondo posto all'Arnold Classic. Al Mister Olympia è quinto, è secondo al Grand Prix della Germania, vince il Grand Prix d'Italia e si presenta fra i favoriti al Grand Prix dell'Olanda. Visto da fuori, come spettatore, la carriera agonistica di Momo sembra andare a gonfie vele, è sempre fra i primi 5 in classifica e niente sembra in grado di fermarlo. La realtà del dietro le quinte è però ben diversa. Per presentarsi nella condizione squartato all'osso che gli consentiva di essere competitivo ai massimi livelli, Benaziza faceva uso di diuretici che da un lato lo aiutavano a liberarsi dell'acqua sottocutanea, ma d'altro canto minavano il suo equilibrio elettrolitico, mettendo a rischio la sua salute. Purtroppo stava giocando col fuoco e diverse fonti riportano come quell'anno, durante il tour dei Grand Prix europei, mostrasse vari sintomi di malessere, ma rifiutasse di farsi ricoverare in ospedale. La situazione degenerò il 4 ottobre 1992, quando poche ore dopo aver vinto il Grand Prix dell'Olanda, Momo fu stroncato da un arresto cardiaco, una vittoria pagata a costo della vita. Un prezzo davvero troppo alto per una medaglia e qualche migliaia di dollari. Ma sentiamo come ricorda il tragico evento Milos Sarcev, che era presente. È difficile per me parlare di questo, perché l'ho visto morire. Ero nella stanza quando è successo. Momo era probabilmente uno degli atleti più muscolosi, considerando la sua altezza. Anch'io ero al Tour europeo del 92. Momo non si era piazzato molto bene all'Olimpia ed era lui che manteneva la sua famiglia, quindi per lui era molto importante guadagnare soldi con il Tour europeo. In ogni paese in cui andavamo cercava dei diuretici. In ogni paese in cui andavamo prendeva un tipo di diuretico un po' diverso e alla fine si è messo nei guai. Di fatto sul palco aveva i crampi, faceva fatica a respirare. Invece di portarlo in ospedale si pensava che fosse meglio che stesse in hotel, a riposare e a reidratarsi. Poi è successo l'errore fatale. Il medico che è venuto a visitarlo gli ha fatto un'iniezione di potassio, senza controllare quali fossero i suoi livelli di potassio, che erano altissimi. E poco dopo sai cosa è successo. Milos, quindi pensi che sia stato il medico ad ucciderlo? Assolutamente sì. Riassumendo, Mohammed Benaziza è stato un campione emergente degli anni 80-90, la cui meteorica carriera ha creato aspettative e scalpore fra gli appassionati del settore, che lo ricordano ancora oggi come uno dei migliori jump killer di sempre. Momo ha gareggiato durante una delle epoche più competitive della storia dello sport ed è stato uno dei pochissimi campioni che sono riusciti a sconfiggere Dorian Yates in una gara professionistica. Lo stesso Dorian lo cita come una delle sue fonti di ispirazione, una delle ragioni che lo spinsero a fare un deciso salto di qualità nel suo sviluppo fisico, tanto da diventare uno dei più grandi campioni della storia dello sport. Sicuramente la prematura scomparsa di Momo poteva essere evitata, ma al di là delle sterili speculazioni, quello che conta è che purtroppo Momo ci ha lasciati troppo presto. Noi lo ricordiamo per il grande campione e simpatico personaggio che era, per la sua indomita passione e la presenza che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del bodybuilding, sperando che la sua tragica vicenda serva come monito per le giovani generazioni, affinché tragedie simili non abbiano più a ripetersi. Riposa in pace, Momo, lontano dagli occhi ma sempre presente nella nostra memoria. Ciao, alla prossima!